faccio un totano ripieno di broccoletti con una crema di patate e zafferano. Dai, iniziamo subito con gli ingredienti. Broccoletti, pane, pecorino, aglio, totani super freschi, guarda qua che occhio che c'ha questo, più bello del mio. Il zafferano, la patata e abbiamo degli stecchini. Iniziamo subito da che cosa? Dai broccoletti. Usiamoli adesso, che stagione, la bella incarcata, tac, tac. Non vi fossilizzate su sti calamari, i calamari non ci stanno tutto l'anno. Tagliere questo qui di plastica, così non impregno il legno del pesce. I tentacoli faranno parte del nostro ripieno, quindi li tagliamo a pezzettini piccolini, così. Aglio, date una grattata all'aglio, così, guarda qui. In questo modo esce fuori il gusto più buono dell'aglio. Olio, quello buono, qua ci stanno i fratelli ligari. E subito mettiamo i tentacoli, che è la parte quella un po' più duretta, callusetta del totano. Broccoletti fuori, mamma mia. Gli do un'altra tagliata ai broccoletti e vado ad aggiungere al totano. Per far amalgamare tutto, la farcia soprattutto, ci serve un pezzetto di pane. Metto il pane dentro l'acqua dei broccoletti, così è tutt'uno proprio. E lo fate bene ammorbidire. I peperoncini, una grattata, vedi, da congelato. E ci facciamo anche una cremetta sotto, divertente, con una patata, un po' di zafferano, e diventa anche più colorato, più divertente. Buccio la patata, pure a fettine. Zac, zac, zac. Ecco qua. Olio, patata e mettici questo pezzetto d'aglio, dai. E subito facciamo rosolare bene questa patata. Bella, guarda qua. Spengo, strizzo il pane. Bene. Metto il pane e guarda qua che meraviglia. Com'è? Come può essere? È buono. Adesso ci metto l'acqua, l'aiuto a cuocere meglio e poi apro questo barattolino di zafferano. Eccolo qua. Ma proprio una cosetta, così. Metto un pizzico di sale. La farcia è pronta, la mettiamo dentro un sacco a poche o se no pure con un cucchiaio, una bustina, quello che vi pare a voi. E senti che profumo che c'è qua dentro. La fame è tanta. Taglio qui un pezzettino, così facciamo lo sfiato al totano. Taglio il buchetto, vado dentro, belli. La stessa padella antiaderente, gli do una botta così con la carta senza che la lavo. Olio. Voglio fare anche un po' di decorazione. Il broccoletti dovrebbe essere carino, no? Questi devono rimanere un po' croccanti, E poi mettiamo i nostri totani. Io lavoro sempre col fuoco abbastanza, con l'induzione abbastanza alta. Oh, che botta che dà! Oddio! Coperchio. Dopo un minuto che avete messo il vino togliete subito i broccoletti, così rimane il colore bello e sono cotti. E adesso lasciatelo per 20 minuti. La patata è cotta, io la metto qui dentro perché non voglio usare la frusta dentro la padella antiaderente, perché sennò rischio di rovinarla. E facciamo una bella cremetta. La patata non è finissima, è proprio appositamente un po' grezza, no? Poi non li taglio e non li apro perché? Perché se li apro adesso sono troppo caldi, uscirebbe tutto quanto la farcia. Broccoletti, peperoncino con la piccante congelato. Guardate com'è morbido sto totano. Vedete, guardate che bello. Un po' di crema di patate. Buono, buono, semplice e di stagione. Che volete di più? Dai, compriamo una roba che è poco conosciuta ma tanto buona come il totano, alla nostra. Al banco del pesce che ho incontrato dei totanetti, guardate che sono belli, l'occhietto, guardate l'occhietto com'è languido, e così
mi è venuta l'idea, che ci faccio? Ci faccio una bella linguina. Ingredienti: aglio fresco, ma abbiamo anche l'aglio secco per chi non lo trova, totani, lo potete fare anche con i calamaretti, non c'è problema, peperoncino secco, la bottarga in un frigo e gli asparagi, e poi c'ho questa linguina meravigliosa. Allora, vi faccio vedere come si puliscono. Questa qua quante volte so, vi faccio vedere come si puliscono i totani, i calamari. Visto che io ve lo faccio vedere sempre, un premio me lo merito. Non voglio niente. O devo dire quello che voglio. Vedete, scrive. Guardate qua, levo l'interno, guardate che sono belli. Fritti questi qua, ragazzi, sono giugiolette, sono caramelline. Gli asparagi, questi pure sono buoni. L'importante è il periodo. Allora, l'ho detto sempre, c'è un punto di rottura, vedete? Acqua in piena ebollizione. Metto dentro i gambi d'asparago e poi un po' di sale. Vedete come faccio? Io mi regolo dalle punte, metto tutte le punte pare, perché vedete poi questo? Questa parte non è para, quindi vado, taglio così a rondelle, perché il fondo lo faccio con i gambi. Ma sentite come scrocchia sto asparago? Le punte me le tengo così, anzi sono un po' cicciottelle. Facciamo così, a metà, va bene? Questo è un aglio fresco, aglio, a questo punto i gambi. Non lo fate bruciare quest'aglio, lasciatelo morbido. Alzate il fuoco quando mettete gli asparagi, mestolino di brodo. Qui mettete un sale fino sicuramente, no? Ecco, peperoncino secco, ci sta bene qui dentro. Leviamo i gambi degli asparagi, eccoli qua. Buttiamo la pasta. È abbastanza morbido l'asparago, l'aglio vedete se è un po' così stufato. Vado, l'aglio fresco, vado con sti bei totanetti, io li metto tutti, oggi faccio più che è un piatto unico questo, yeah. Li metto tutti, ma vai, crepi l'avarizia, dai, guardate qua, yeah. Mamma mia, è da impazzire. Così per quegli amanti del vino e del pesce vi faccio contenti, perché vedete sempre perché non ci hai messo il vino, oggi ce lo voglio mettere. Poco, vai, gli dà un pizzico di acidità. Assaggiamo un po', mi stava a guardare male questo. Goduriosi, buonissimi. È l'ora della pasta ardente, anzi un po' meno, come posso dire, un po' meno, un po' più decadente, deve essere bella ancora duretta, capito? Vi spoilerò questa pasta, è una pasta fatta con grani toscani e la sto provando. Prima di consigliarvela e di dirvi che pasta è, la sto provando, la sto testando. Lo sapete, io vi consiglio soltanto roba che ho provato, riprovato e vi posso garantire che è buona, se no muto sto, zitto. Vedete? È un po' asciuttina, guardate però già è cremosa, guardate che spettacolo sta pasta. Vado, acqua, così la finiamo bene di cuocere, la rendiamo più cremosetta. Bella. Punte da asparagi, belle, croccanti, doppia consistenza. Ci abbiamo il morbido del totanetto, perché quando sono così piccoli sono morbidi. Ci abbiamo i gambi degli asparagi. Mamma mia che bella. Allora, abbiamo detto è buona già così, però noi che siamo così goduriosi, se gli mettete, cioè, appena, questa, io ce l'ho sempre in frigo un po' di bottarga, che non è la dico insomma tutta in una volta. Mo questa, con sto giallo, con sto verde, con sto rosa, che ti dice? Me devi mangiare tutta. Bello, simpatico, guardate boccone. Quando sento l'asparago in bocca, che lo mastico croccante, non potete capire. Buona. Non ho capito. Guarda, vedete? E qui dentro facevo così, piame. Io ho presi e vi faccio oggi un piatto da paura con sti polipetti, sono tipo moscardini. Poi abbiamo la carciofella, abbiamo le patate rosse di col fiorito, abbiamo il pane, perché oggi facciamo un panino che vi faccio leccare le narici, no il baffo, andate ancora più avanti. Un formaggio semistagionato, aglietto fresco, peperoncino, prezzemolo e pomodori secchi. Partite subito dal pesce. Allora, questi mi sono fatti tutti quanti puliti, ma quando pulite, o come diciamo a Roma, capate sto pesce, le mani vi profumano di mare. Li metto a scolare, così, dall'acqua in eccesso. Questo è un aglietto fresco. Adesso è periodo, lo taglio tutto quanto a fettine così. Qua ci vuole l'olio buono, aglio fresco.
Questi sono all'incirca 300 grammi di polipetti. Eccoli qua, così. Non facciamo bruciare l'aglio assolutamente. A questo punto alzate con forza, con vera, diciamo, potenza l'induzione o il gas e fate incominciare quasi ad attaccare questi bei polipetti. Lo faccio ancora un po' appiccicare di più il polipetto, ci aggiungo un altro pochetto d'olio, patate, guarda che roba, ci metto due pomodorini secchi tipo pachino, guardate, così, i carciofi, quindi tagliamo a metà, così fanno ancora più volume, sembrano ancora di più, sembrano. Che ci manca qua? Il peperoncino non ce lo mettiamo, assaggiamo un po', che qua tante volte mi danno certe fregature, sembra che non pizzica, dopo un po' ti arriva una botta che finisce mai. Questi qua sono tipo peperoni, non pizzicano, quindi li posso mettere, vai, andiamo così pure Mariuccio se lo può mangiare. Sento come sta di sale, è quasi a posto, metto un po' di sale giusto perché il pomodoro secco poi piano piano lascerà anche, scaricherà un po' di sale in questo piatto, capito? Oh, sentite il rumore? Mi avvicino, Questo dice mettimi un po' d'acqua, aggiungo un altro pochino d'acqua perché si sta quasi attaccando. Poi abbasso un po' il fuoco, metto un bel coperchio, così, e ci rivediamo tra circa 10-15 minuti, quando le patate saranno cotte e poi i polipetti saranno cotti. Adesso prepariamoci col prezzemolo, un po' di prezzemolo ci vuole, ci sta benissimo. Guardate qua che pane, guardate che spettacolo, mamma mia, manco ci sta mollica. Tagliamo il formaggio. Una cacciottina di mucca a vostro gusto. Io preferisco la pecora. Qualcuno dirà, sto formaggio con sto pesce non va bene. Non ce lo mette. Io non c'è niente, non muore nessuno. Io ce lo metto. Tu fai come ti pare a te. Da una parte mi sciolgo il formaggio, così, guardate. Da quest'altra parte che fai? Noi gli dai appena una scaldata a questo pane delizioso. Eccolo qua. Ma poi è leggerissimo, è una cosa pazzesca. Il formaggio vedete come si sta a fonde? Piano piano, così. Bello. Sentiamo un po' se è croccante. Mamma mia, vengono i brividi. Guarda che spettacolo. Lo mettiamo sulla parte inferiore, così. Un profumo, ma che vuoi che fa? Eccoli qua, mi sono appiccicati le possi, no? Guarda che intingoletto che ti ho fatto, aggiungiamo un po' di prezzemolo, così, guarda che spettacolo, ma sta a vedere che crema. Riempio bene il sopanino, così si inumidisce bene. Avete capito che voglio fare? I carciofi, un polipetto solo, uno solo, proprio, capito? Devi schiacciare, devi far centrare tutto, Poi chiudo così. Il panino, sapete, per quelli come noi, un po' goderecci, proprio, no, un po', tanto goderecci. Poi, per qualcuno un po' più raffinato, un po' più così, potete fare in questa maniera, servire in un bel piatto, come questo, guardate che bello, che colori. Guardate qui, come vi ho promesso, questi in secondo ce ne escono veramente 3 piatti, guardate che bello, guardate ancora quante ce n'è. Metto un goccetto d'olio, non sta a voi. Volete proprio godere proprio e volete zozzarvi, vi mangiate il panino, se no vi mangiate quello. Siete pronti? Guarda il formaggio, che spettacolo. Vabbè, ne assaggiamo, che famo? Che stiamo solo a guardare, assaggiamo, no? Non ho capito. Non potete capire quanto scotta. Che bontà, ragazzi, alla nostra. Non dovete comprare un chilo di pesce, fate i furbi, mettete altra roba, patate, carciofi e non vi costerà caro.